Eccoci, buonasera a tutti. Ciao Cristina, Ciao. eccoci. Ciao a tutti. Come promesso abbiamo di nuovo Cristina, ci aveva promesso che sarebbe ritornata e eccola qua. Come stai Cristina? Bene, grazie. Voi tutto bene? Sì, noi tutto bene. Abbiamo un leggero ritardo sull'audio, però non c'è problema. E niente, io ringrazio sempre Cristina perché è sempre, come ho detto l'altra volta, la nostra referente super esperta. Tra l'altro stasera stiamo registrando il video a un'ora improponibile, però Cristina è ha molti impegni, ha molte cose da fare e quindi è stata gentilissima a concederci. Quindi ci vedete un pochettino con l'aria stanca, ma siamo qui e questo ce la dice lunga su comunque la dedizione e l'impegno che Cristina sta mettendo in questo progetto, in questa collaborazione con Magic Suite doTERRA. Innanzitutto chi sta guardando il video vi ricordo di mettere un mi piace alla pagina e di iscrivervi al canale così potete restare aggiornati su tutti i video che pubblichiamo. Quindi, detto questo, eccoci. Cristina, allora, se vuoi, io avrei un paio di domande che mi hanno inviato rispetto a quello che avevi detto l'altra volta, da che è Ok, piaciuto un sacco il video che hai fatto e mi hanno bene, mandato un paio di domande. Allora, se vuoi, posso farti la prima? vai. Allora, la prima mi chiedono quale olio posso sostituire all'olio di sesamo che avevi consigliato per il trattamento unghie della puntata scorsa. Io mi ricordo, ti dico che Ah, avevamo detto il consiglio, quando anch'io l'ho messo l'olio sulle unghie, e questa ragazza, sì, Claudia, mi chiede come può sostituirlo. Si può allora, sostituire? si può sostituire, nel senso che, vabbè, come ti dicevo l'altra volta, io uso l'olio di sesamo perché è leggermente cioè penetra meglio ed è un olio proprio più leggero. Però va benissimo qualsiasi olio. In teoria anche l'olio di oliva, il classico olio di oliva, è Ah, un quello da pochino più pesante. cucina, per Quello da cucina. intenderci. Quello da Ok. cucina, olio d'oliva, olio extravergine. L'unica differenza è che è un pochettino più pesante molecolare di molecole, per cui fa più fatica a penetrare nella pelle. Ah, Mentre un olio di sesamo, piuttosto che magari anche piuttosto, ecco, allora meglio un olio di mandorla, è più eh? simile al nostro sebo, ha delle molecole più piccole e quindi la pelle lo penetra meglio nella pelle. E per Altrimenti esempio, posso... Dimmi. l'olio, quello di doTERRA, l'olio frazionato? Quello stavo dicendo, altrimenti possono usare l'olio frazionato di doTERRA. Ottimo, Sì, perché sì, poi quello è. essendo già frazionato è già liquido, quindi non è come l'olio di cocco normale che si trova in burro. Mm, Va mm, benissimo, va benissimo. sì. Infatti, mi è venuto in mente perché tu dicevi l'olio di mandorle. Io prima usavo ehm, l'olio di mandorle dolce, diciamo come crema corpo, no? Dopo la doccia, con la pelle bagnata, l'olio. Poi, vabbè, usando i prodotti doTERRA, ho provato a usare l'olio di cocco frazionato, che tra l'altro è anche abbastanza economico, secondo me, quindi utilizzabilissimo. E devo dire che effettivamente è, come dici tu, molto molto leggero, si asciuga in fretta rispetto. Allora, io uso anch'io, soprattutto a casa, olio doTERRA, uso l'olio doTERRA. Sì. In istituto, siccome la confezione è un po' piccolina e a me servono delle confezioni più grosse, allora lo intervallo anche per non abituare sempre i clienti allo stesso olio. A casa uso anch'io solo quello di doTERRA. Sì, tra l'altro io per esempio prendo l'olio doTERRA, no? Ho una specie di piccolo ciotolino, quando faccio la doccia metto un pochettino di olio doTERRA e poi di giorno in giorno Cambi olio cambio con la tecnica che mi hai insegnato tu del di a caso. Io pescarlo. ho la mia Bravissimo. confezione che ormai diventa sempre più grande di oli e pesco, Bravissimo. tra l'altro sempre con delle sorprese incredibili. Tipo l'altro giorno mi sono unta con l'Air, che in teoria è un olio balsamico per la respirazione, però ha una profumazione buonissima. L'Air è buonissimo. È L'Air buonissimo, è... vero? Diciamo che ok, sì, lavora sulla respirazione, però è un olio che se lo usi proprio e vai a vedere la parte energetica è proprio un olio che dà anche sicurezza, cioè serve veramente per aprire e per pulire anche più in profondità, quindi va benissimo
Ah, ecco, Esatto. questo, ecco, quante ne sa Cristina. L'AIR dà sicurezza anche? Sì, lavora anche su quello, ma poi soprattutto serve proprio per andare a fare delle pulizie profonde. Interessante, interessante. Non te lo racconto quando abbiamo finito la diretta, che cosa mi è successo il giorno che ho usato l'AIR. Comunque, va bene, è un po' L'aereo io lo personale. uso tantissimo, lo uso sia in diffusione, lo uso, vabbè, quando è il raffreddore ok, ma io ogni tanto lo uso proprio così, è proprio il classico olio che ti apre, che ti... Tiri il fiato. Caspita. Addirittura se vuoi una chicca in più, soprattutto adesso che siamo obbligati a usare le mascherine, vabbè, ormai si va verso la fine, io sulla mascherina metto sempre 1 o 2 gocce di air. Brava. Io prima mettevo qualche goccia di On Guard, per esempio. L'On-Guard lo mettevo anch'io, soprattutto quando era proprio periodo drastico per alzare la difesa immunitaria, però dopo un po' diventa pesante da respirare, mentre l'air è più fresco. Sì. Adesso non so se tu l'hai mai provato, a me è arrivato con l'ultimo ordine, c'era si chiama Northern Escape No. ed è un profumo simile all'air, un pochettino più legnoso ed è uno di quegli oli che quando lo annusi alla boccetta dici no, ma che roba è questa? Che schifo, No. l'ho messo nel diffusore ed è Tanti oli cambiano vero? sentirli dalla bottiglietta, sì. Cambiano. Infatti ce l'avevo in tasca, l'ho fatto usare a una mia amica, mi ha detto ma che schifo. Ho detto ok, Sì. va bene. È venuta in Poi lo casa mia e ha metti detto che buon subito, profumo. E gli ho detto guarda che è quello che ma ti ho fatto. addirittura anche quando tu li usi a livello massaggio dentro nell'olio così e te lo metti addosso, cambia rispetto magari a sentito dal boccettino. Cambia anche come mi dicevi, perché stavamo chiacchierando l'altra sera, dell'Ilang Ilang, giusto? Che Sì. era successo a me come a sua figlia, che un giorno dici che è buono e un giorno dici ma che cos'è questa roba qua? E gli L'Ilang Ilang oli, è molto particolare. sì, L'Ilang Ilang è proprio un olio, un giorno lo ami, un giorno lo odi e è un olio così. è un olio così, a me piace. A me È generalmente l'olio, piace conto che è e l'olio che in teoria tira fuori il bambino che c'è in te, quindi se quel giorno non c'è il bimbo dentro di te, non viene fuori. allora per quello che a me spiace spesso perché Io ad vabbè, esempio, vedi, fantastico. ci sono i giorni che lo adoro e ci sono i giorni che non riesco a usarlo, neanche in diffusione. Ecco, se ti dico che poi chi segue la pagina Facebook magari scorre un po' e lo trova ancora, ho fatto la marmellata di fragole con l'ilang ilang. È esperimento audace, però ha avuto degli effetti particolari. Innanzitutto, vabbè, è buona, mi dà l'impressione che ti fa digerire e poi, vabbè, rilassa, insomma. Adesso devo E chiudere poi la porta, gatto che è un mi... olio femminile, è un olio legato alla parte femminile l'Ilang Ilang. La parte femminile che anche a volte anche negli uomini andrebbe un Certo, po', certo, certo, no, non, cioè, la parte, ognuno di noi ha la parte femminile, noi donne un po' di più, ma l'uomo un po' meno, però comunque certo. l'olio amato Ok, anche da loro, cioè, quindi alla domanda come posso sostituire l'olio di sesamo abbiamo detto con con qualsiasi tutto. cosa, sia olio Soprattutto d'oterra ma anche olio d'oliva, a seconda di quanto vi dà fastidio di l'unto, fondo la anche la corposità. pelle. Se hai la pelle secchissima, l'olio di oliva va anche bene e penetra. Se già hai una pelle grassa, l'olio di oliva è troppo pesante. Però io mi permetterei di dire questa cosa, anche l'olio d'oliva, come abbiamo detto negli oli essenziali, ragazzi, attenzione, gli oli essenziali, noi parliamo di doTERRA perché abbiamo la certezza di che cosa stiamo dicendo, anche l'olio d'oliva, adesso non è che voglio fare delle marche, però l'olio magari del supermercato, giusto? Magari se Sì, l'olio d'oliva è un olio buono, fa bene anche alla pelle, giusto? certo, Se vado a prendere certo. l'olio d'oliva, quello da 2 euro, 2 € no. no, No, ok? no. Ecco, attenzione, perché dopo magari hai una reazione sulla pelle, pensi che sia colpa dell'olio essenziale, in realtà hai usato un Diciamo vettore. che più la qualità è buona dell'olio, meglio è. Eh, Diventa una cura. esatto, diventa una cura. Perfetto. Poi avevo un'altra domanda, dov'è che me la sono scritta? Ok, questa ragazza mi chiede, M puntato, quindi abbiamo un anonimo, M puntato, come posso fare uno scrub con gli oli essenziali? Bello, questo è proprio...
il mio Anche secondo campo. me, ho detto, qui a Cristina gli si apre un mondo, però Qui mi si apre proprio, guarda, cioè me lo metti proprio sul piatto d'oro, d'argento, neanche d'argento, d'oro proprio. Allora, lo scrub corpo o viso, e già sono due cose non diverse. so, lei mi ha scritto, questa ragazza mi ha scritto come possono fare uno scrub con gli Lo oli. Io dico penso che intenda una sorta di fai da te, oppure, io penso ci sono anche già quelli già fatti, però allora, se parlaci di... stiamo sempre nel campo da terra, esistono già due scrub, uno corpo e uno viso. L'unica cosa su cui ci tengo veramente e mi soffermo due parole è la divisione corpo e viso, perché Mm, tanta gente dice faccio lo scrub e lo uso dappertutto. No, perché la pelle del viso e la pelle del corpo hanno, è sempre pelle, però sono un pochettino diverse. La pelle del viso è più fine, è un pochettino più delicata, quindi uno scrub fatto col sale, piuttosto che anche già fatti con dei granuli un pochino troppo grossi, sul viso non va bene. mm. Quindi doTERRA fa uno scrub viso bello perché è fatto con delle microsfere di jojoba. All'interno contengono tra l'altro della menta, quindi quando viene messa sul viso e lo si lavora, queste microsfere si aprono e sono anche molto idratanti, lenitive ed idratanti. Io lo uso anche in cabina quando faccio le pulizie del viso e vi assicuro che anche la cliente stessa mi dice ma che buon profumo, è veramente valido. Ah, Altrimenti, se uno lo vuole fare in casa e vuole farselo, con bicarbonato. Quindi un pochino di dai. bicarbonato, un pochino di olio, aggiunge l'olio essenziale che vuole, se lo vuol fare così, tanto per profumare, oppure un olio specifico, in caso di pelle grassa, pelle secca, poi se vogliamo approfondiamo bene questa cosa, viene messo sul viso, Facci qualche massaggiato. esempio, Cristina, tipo pelle grassa, pelle secca. Allora, diciamo che su una pelle acneica invece che grassa, dai, parliamone così, va benissimo una tea tree, va benissimo un limone, va benissimo un incenso perché se fosse leggermente infiammato fa anche da cicatrizzante, va benissimo. Ok? Se dovesse essere una pelle normale, perché vabbè la pelle secca, già uno scrub non è che glielo possiamo fare tanto volentieri perché è già secca di Infatti. su, è già strepolata, anche no. Parliamo di una pelle normale, a quel punto una lavanda, d'estate anche una goccia di menta, non troppa perché vicino agli occhi poi la menta brucia, però anche una goccia di menta fa da rinfrescante, una goccia di arancio, lì possiamo, su una pelle normale possiamo andare con tutto quello che vogliamo. Su una pelle Sbizzarrirci. grassa io ci metterei quelli che vi ho detto prima, insomma, una tea tree, un timo anche va bene. Ah, ok. E il pompelmo rosa come lo vedi? Allora, piuttosto che il pompelmo rosa, allora meglio il limone, però occhio a tutti gli agrumi, perché adesso che andiamo nella bella Brava. stagione corsone, sono tutti fotosensibili, per cui scartiamoli un attimino, se no dobbiamo calcolare di non prendere il sole almeno 24 ore, nelle 24 ore. Urca, Però capisci che se stiamo in giro, se te lo sei messo, insomma, io nel periodo estivo tutti gli agrumi li tolgo. ok, sì, brava. Questo non ci avevo pensato, effettivamente hai ragione. Infatti, vedi, adesso ho capito perché Perché ti sennò sto anche con dicendo, una pelle. io non ho mai la pelle secca, però io nella mia crema, perché io sono, lo sanno tutti, sono il MacGyver degli oli essenziali, no? Quindi mi sono fatta la crema da sola con olio di mandorle, burro di cacao, jojoba e cera Mm? d'api, Sì, li faccio ottimo. sciogliere, li frullo, gli aggiungo l'acqua distillata e poi quando sono tiepidi aggiungo gli oli essenziali, giusto perché non dovrebbero mai essere aggiunti troppo caldi. E ho dentro, a parte l'incenso, la melissa, ho dentro il pompelmo rosa. Mhm. E oggi sono uscita, c'era il sole, poi qua siamo in montagna, siamo molto alti, e adesso sento la pelle un pochettino che mi brucia, che ho detto, ma che strano. Probabilmente è questa cosa qua del, seppur in piccola Sì, parte, in quindi, piccola parte perché non fa fare caldo. Il problema, soprattutto di quando il sole aumenta, è la fotosensibilizzazione, quindi c'è il rischio che si macchia. infatti, no, dai, Quello è il speriamo. problema più grosso. La melissa ho fatto bene a mettere l'incenso perché ho una certa età, quindi per le Certo. rughe, la melissa penso che Sì, va sia bene, va bene. Puoi calmante. metterci anche il geranio volendo. Anche il geranio, sì. Il geranio ce l'ho nell'ordine di questo mese.
il Ok. geranio. Ok, quindi scusa se ti ho interrotto, ci stavi parlando dello scrub viso e corpo. Quindi, tornando appunto, viso, benissimo quello di doTERRA, che adesso non ricordo il nome, però deve essere appunto peeling viso, peeling delicato mi sembra che si chiama, comunque lo trovate nella linea Sì, spa. sì, nella linea spa, E, certo. e se no lo potete fare appunto con un pochino di bicarbonato, perché il sale è un pochino troppo grosso. No. Mentre per quanto riguarda il corpo, uguale, doTERRA ha già un olio, uno scrub suo che si chiama appunto scrub corpo ed è fatto con macadame a cocco e contiene però mi sa gli oli essenziali di arancio e di pompelmo. Teniamo Ok. presente che però non c'è un grosso problema sullo scrub perché viene sciacquato, Ah, ok, quindi non è una ok. crema viso che rimane su. Per cui se invece anche lì vogliamo dare atto alla nostra fantasia, lo possiamo fare a casa. Basta prendere sale fino, Sì, una manciatina, due cucchiai, toh. Poi bisogna vedere se uno vuole fare solo corpo o solo una zona. Io di solito lo faccio prima di infilarmi in doccia, almeno ogni 15 giorni, non di più, perché dobbiamo dare tempo alle cellule di riformarsi. ok, Fare uno scrub troppo spesso su un corpo non va benissimo, perché si rischia di togliere anche quello che non c'è e poi fa più male che bene. certo, certo. Per cui possiamo usare appunto il sale fino, l'olio di oliva, a questo punto meglio l'olio di oliva perché è più grasso e quindi Per scioglie il bene il corpo, sale. certo, certo. E poi aggiungere gli oli essenziali a piacere. Può essere un agrume, può essere la menta, soprattutto d'estate la menta va benissimo perché è bella fresca e quindi dà questa sensazione di, quasi di freddo. Oppure un olio, potrebbe anche essere un olio pescato tutte le volte a caso, giusto? Esatto, con la solita tecnica, oppure anche un olio in base alle esigenze emozionali, no? Perché tante Certo, volte parliamo anche negli altri incontri su quello che dicevi un po' tu prima dell'air rispetto di Lang Ylang, certo. quando sai uno ha anche un po' quel senso di oppressione che hai voglia di tirar fuori un po' di femminilità piuttosto che il bambino interiore di cui parlavi, perché non mettere una goccia di Ylang Ylang? Certo. Indipendentemente che tu sia uomo o donna, No, no, piuttosto che indipendente. quando tipo in questi periodi hai quel senso di oppressione, di non ne posso più, ho bisogno di prendere fiato, Air. mettiamoci air, giusto per ricollegarci a quello che dicevamo prima, oppure mi sento chiuso, bloccato, usiamo il clove, i chiodi di garofano che vanno a lavorare sulle barriere. Quindi Certo. ecco, poi chi ci segue man mano vengono fuori sempre degli aspetti nuovi. Magari si parla di quell'olio, dici perché non provarlo? E poi secondo me non c'è come usare un olio con la sua consapevolezza, Certo. che in quel momento uso l'olio perché mi aiuta sulle barriere, prendo coscienza del problema e mi viene più facile anche andare ad affrontarlo, quindi ho un doppio vantaggio. Ok, giusto? Giusto, giusto, giusto. Ok, quindi ecco, man mano, infatti tanti mi dicono, ma io so poco sugli oli, non importa, perché E uno a niente, tanto uno l'olio non sbaglia. l'olio non sbaglia, ma poi io ho visto anche per me che è relativamente poco che sono entrata nel mondo doTERRA, però è stato proprio da entrare da una porticina e poi si è aperto un mondo, perché poi ho cominciato a seguire questo, quell'altro, ci ho letto dei libri e è stato cioè, un percorso di esperimenti sia su di me che pian pianino, insomma. È un mondo che si espande a macchia d'olio da solo, giusto? Visto che Davvero. parliamo di oli. Sì, cioè, è proprio un mondo che si apre piano piano. Anch'io quando li ho conosciuti ho detto, Dio, come faccio a ricordarmi tutti questi oli e sapere tutti i benefici che fanno? Poi lo scopri proprio usandoli e scopri cose che magari non ti avevano detto e invece cose nuove, insomma, è proprio un mondo che ti si apre piano piano che li usi. Esatto, Poi diventa una esatto. droga, poi diventa una droga, eh. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. E noi siamo gli spacciatori, siamo rei confessi. Gli Ok, spacciatori. va bene, bravissima Cristina. E quindi ci stavi dicendo dello scrub, ma
mi è venuto in mente, ti volevo chiedere io una cosa. Lo scrub, per esempio, se lo uso sul corpo, mi è venuto in mente, lo posso usare tipo anche sui piedi per Ha grattugiare voglia. un po' quelle parti un pochettino più dure, che a me sinceramente non tanto, però tipo adesso che viene l'estate mi piace un po' quella sensazione di avere il piede liscio. E quindi secondo te cioè, può essere usato? Allora, anche qui mi apri un mondo. Allora, se fai lo scrub così, perché c'hai voglia di togliere tutte le cellule morte, hai voglia di essere in ordine, quando lo fai, lo passi su tutto il corpo, poi ti infili, come finivamo prima di dire, ti infili in doccia, sciacqui e quando esci sei tutta bella morbida. Mm. Ti do una chicca in più. Se vuoi Vai. invece fare uno scrub fatto bene, però lì ti devi prendere un po' più di tempo, ti metti tu, lì dovresti farti anche aiutare perché diventa un po' più complicato farlo da solo, però ti fai mettere lo scrub su tutto il corpo, ti avvolgi in un cartene, in quella specie di carta pellicola, Tipo il ci resti Domopac. tipo sono più beh, sì, comunque va bene anche il Domopac, ti avvolgi nel Domopac, quindi lì allora è meglio fare parte per parte, Ok. resti un quarto d'ora, 20 minuti Eh? e poi lo sciacqui, perché così il sale fa anche da osmosi e quindi butti fuori tutte le impurità che hai all'interno del corpo. Io Ah, infatti in cabina lo scrub lo faccio così. Io ho il cartene, quelli vabbè ovviamente più grossi, che sono quella specie di plastichina, tipo il sacchetto della pattumiera per intenderci. eh. Uso quei cartene lì, quindi lo Vabbè, dai, avvolgo, però noi che siamo a casa e non ci abbiamo questa roba fatelo, qua. fatelo normalmente, fate Col Domopac. Posso impacchettarmi col Domopac? soprattutto se fai i piedi e le mani, Ah, quindi non è che perché devo così impacchettare anche tutte le gambe. se lo fai, se riesci a impacchettarti tutto meglio, perché così fai da osmosi, quindi butti fuori tutte le impurità ed è diventa un trattamento, non più uno scrub. Ah, ok, mi ci vedo, tutta bella Eh, impacchettata col bella Domopac mia. che giro per casa, fantastico. E quindi io faccio lo scrub che dicevi tu, col sale, l'olio e l'olio che decido, mi Tieni grattugio. conto che l'impacco deve essere, cioè quando tu fai lo scrub non deve essere né troppo molle, perché sennò quando lo metti lo perdi dappertutto, e neanche troppo duro, deve essere proprio una pappettina, Ok, ok. ok? Quindi quando lo metto lo grattugio un po', non tanto. Grattugi tutto bene, il corpo bene dappertutto, lo avvolgi, rimani in 10 minuti, un quarto d'ora e poi ti infili in doccia e togli Ah, tutto. questa la devo provare. La prossima volta, abbiamo detto tra 15 giorni, Perché prossimo appuntamento, vi dirò, sarai liscissima. mi ci vedo Invece, impacchettata. per Va fare un bene. trattamento, un pedicure, un pediluvio, io ad esempio in cabina quando faccio il pedicure, prima di fare il pedicure faccio uno scrub. Ah, Quindi anche lì ho già fatto, oppure io lo faccio, nel senso che io in cabina da me uso tutte cose da fare al momento. Quindi prendo il sale, prendo l'olio, faccio pescare alla cliente un olio, oppure se mi arriva già dicendomi ah oggi sono stanchissima perché ho le gambe gonfie, perché ho qui o perché ho là, allora scelgo io l'olio e preparo lo scrub. Faccio lo scrub, metto praticamente lo scrub sui piedi e faccio mettere i piedi a bagno. fantastico, fantastico. Cioè, adesso ti ricordi l'altra volta io ti dicevo e dicevo a chi ci ascolta che la CRI, insomma, è famosa nella sua zona perché fa le cose strane, no? Capito? Cioè, nel senso, voi immaginate, andate dalla vostra estetista di fiducia, ma non fa queste robe qui. A me non me le ha mai fatte queste robe qui, capito? Cioè, la CRI le fa, giusto? Fantastico. Quindi anche qua vi posso dare due consigli. Arrivi a casa, sei andata a fare una passeggiata, una camminata, quindi hai i piedi bollenti, caldi, ci puoi mettere la menta perché Ah, così rinfresca e lavora a livello circolatorio. Oppure arriva una persona o hai questa persona che ha le gambe gonfie, pesanti, ci metti il cipresso perché lavora sui liquidi, sul movimento. ah. Una persona con i piedi sempre freddi, ci metti 2 gocce di cannella perché la cannella scalda o anche l'arancio perché comunque sono oli che scaldano. Ok, Quindi in base alle varie esigenze puoi metterci un olio oppure semplicemente pescandolo quello che quel giorno ti piace.
Ah, fantastico. Beh, però in entrambi i casi sono dei trattamenti super personalizzati, giusto? Sì, sì, lo Ottimo. personalizza al momento. Caspita, anche oggi abbiamo portato a casa un sacco di consigli dalla Cri, che è anche lei nel nostro team, anche se in realtà è vero, il consulente doTERRA vero in famiglia, lo diciamo? È il marito. E il marito? Fantastico, infatti io collaboro perché Daniele ci dà una grande mano, lo vediamo poco, ma lui lavora dietro le quinte, quindi per le Lui è la mail. parte tecnologica e io Lui è la sono la parte parte... tecnologica e la Cristina è la parte più... Infatti l'altra volta avevo detto, è la famiglia doTERRA, no? Perché c'è il Daniele che è il vero consulente doTERRA, la Cri che è la specialista, poi c'è la Saretta, che qualche volta la intervistiamo anche lei, perché lei è un'atleta, lei usa tanto gli oli sportivi, che possa sì, essere Copaiba, che perché possa non facciamo essere Blu. pubblicità, ma Sara è anche un'atleta a livello nazionale. Poi un giorno ce la promettiamo, un'intervista anche con la Sara? Va bene. Sì, alle prossime gare, perché so che è già posizionata, una serie di cose, ma non sveliamo, perché Sara, su consiglio ovviamente della mamma, che è l'esperta di casa degli oli, usa in un altro modo gli oli, In un giusto? altro modo, In sì. un altro modo, per magari anche quelli che l'aiutano in gara, ci sono quelli motivazionali, quelli Lei sulla usa quali forza, sì, usa quali sì, sì, ok, stasera sono stanca. Comunque quelli emozionali. Poi, emozionali li usa in gara e in pre-gara e poi usa tantissimo, ma proprio tantissimo. Cioè, oramai lei ha proprio il suo kit, tipo di blu, copaiba, lavanda, menta, per quando si fa male. per quando si fa male. Praticamente, Poi praticamente tutti i giorni. io so anche che li usa, ci sono anche tutti gli oli, quelli per i ragazzi che a sostegno, tipo quando studiano, queste cose qua. Sì. Però li raccontiamo una volta, magari con Quelli, Sara, quelli aprono un altro mondo. è un altro Ogni mondo. mondo, Io quello è un altro ho mondo. un debole per la Saretta e lo sappiamo tutti. Va bene, quindi per oggi, caspita, un sacco di belle cose e quindi ci vediamo alla prossima puntata. E, dico a tutti, poi nel link sotto ci sono come contattare Cristina, come acquistare gli oli. Mi raccomando, se avete qualsiasi domanda la potete scrivere sia qua sotto nei commenti oppure come hanno fatto alcuni mandarmi una mail, un WhatsApp, quello che volete, o a me o anche a Cristina direttamente. Siamo qua per rispondere per quello che possiamo e quando non possiamo ci informiamo, giusto? Oppure Perché se avete qualche richiesta, cioè tipo voglio che parlo di questo piuttosto che di quell'altro, voi chiedete. certo. Ok, quindi anche per stasera ringraziamo Cristina di essere stata con noi. Alla prossima con Bene. l'appuntamento benessere e bellezza. Ok? Grazie Va bene, Cristina grazie a e te. buona serata. Ciao! Buona serata. Ciao.